Essere o non essere, questo è il dilemma. Il prossimo! No, vi prego, non rifiutatemi. Ho passato mesi per prepararmi per questa intervista. Questa non si chiama intervista. Ah, sì, scusatemi, volevo dire per questo colloquio. Colloquio? Ma che stai dicendo? Ma sai parlare italiano, sì o no? Allora, come avrete sicuramente già capito, nel video di oggi studieremo la differenza e il significato delle parole intervista, colloquio, provino e audizione. Già, infatti da alcuni commenti che abbiamo ricevuto qui su YouTube, ma anche su Instagram e su Facebook, ci siamo accorti che molti di voi non conoscono il significato o non usano in maniera corretta queste parole. Ma non vi preoccupate perché ora faremo un po' di chiarezza. Partiamo dalla prima, intervista. Un'intervista consiste in una serie di domande rivolte, solitamente da un giornalista, a una persona importante o famosa, che in questo caso è chiamata intervistato, come per esempio un politico, uno scienziato o un calciatore e così via. A volte gli intervistati non sono persone importanti o famose, ma magari sono state testimoni di un evento di una certa importanza, come per esempio una sparatoria, un incidente d'auto e cose di questo tipo, e dunque possono rispondere a domande riguardanti l'evento a cui hanno assistito. Per esempio, se io fossi famoso, non avrei alcun problema a rilasciare interviste, anzi, sarei onorato. Molti stranieri, però, usano la parola intervista quando si tratta di lavoro, probabilmente a causa di un'interferenza con la loro lingua madre. In italiano, tuttavia, quando ci riferiamo all'incontro che avviene tra un candidato a un posto di lavoro e il capo o i responsabili dell'azienda, parleremo di colloquio di lavoro e non intervista. Durante un colloquio di lavoro, l'azienda generalmente valuta il curriculum, l'attitudine e le capacità del candidato per capire se è la persona giusta per quel posto. A proposito, se siete interessati a conoscere il vocabolario business italiano, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lezione proprio su questo argomento. Sì, c'è Rocco che cerca lavoro nella mia azienda. È molto divertente, non perdetevelo. Espressione del giorno. Chi la dura la vince. Questa espressione si usa per dire che è importante perseverare per raggiungere i propri obiettivi. Michele, per esempio, dopo vari colloqui andati male, è riuscito a trovare un lavoro nella più grande azienda della sua città. È proprio vero, chi la dura la vince. Bisogna però dire che la parola colloquio non è usata soltanto in ambito lavorativo. No, infatti, colloquio è inteso anche più in generale come una conversazione tra due o più persone su un argomento prefissato e di particolare importanza, che richiede dunque una certa serietà. Per esempio, uno studente universitario può chiedere un colloquio col suo professore se ci sono problemi con la sua tesi di laurea. Però, quando ci sono due o più persone che parlano amichevolmente di questioni generiche, allora diremo che si tratta di una conversazione oppure di un dialogo. Anche se di solito tra amici o comunque tra persone che hanno molta confidenza tra loro si utilizza il termine chiacchierata, che è una conversazione in cui si parla del più e del meno, in cui si ride, si scherza, insomma molto informale. Perfetto, ora direi che possiamo passare alle parole provino
e audizione. Queste due parole sono davvero molto simili, infatti si riferiscono entrambe a brevi prove a cui si sottopone chi vorrebbe lavorare nel mondo dello spettacolo per dimostrare le proprie capacità. Quindi sembrerebbe che le due parole si possano usare in maniera intercambiabile, anche se è preferibile e si tende ad associare la parola provino con il mondo della recitazione, teatro e cinema. Mentre l'audizione è di solito relazionata con gli aspiranti ballerini e cantanti. Sì, avete presente quei talent show in cui ci sono i giudici e i giovani che vogliono diventare, per esempio, cantanti? Ebbene, quei ragazzi potremmo dire che si sottopongono a un'audizione. Bene, ora fateci sapere nei commenti se avete mai sostenuto un'intervista, un colloquio, un provino o un'audizione. E non dimenticate che sul nostro sito potete trovare gli esercizi e la spiegazione scritta per tutte le nostre lezioni. Noi ci rivediamo tra qualche giorno per un nuovo video. Ciao!